Questo suono non è un gioco, ma è un avvertimento. Stammi molto, ma molto lontano, oppure sarà la fine. Ma la coda non è l'unica arma a disposizione, perché grazie alle fossette che si trovano tra gli occhi e le narici è in grado di percepire il calore delle prede come se avesse una vista di infrarossi e attacca al buio. Ok, vabbè, adesso basta chiacchiere, che tanto lo avete capito di chi sto parlando, ovvero proprio di lui, del serpente a sonagli. E io non potrei essere più felice, davvero, non solo perché parleremo di un animale fighissimo, ma perché questo è il primo video della nostra nuova serie, cioè Il Regno dei Serpenti. Lo so che la stavate aspettando in tantissimi, anche perché 2 dei video più visti di sempre del nostro canale sono proprio sui serpenti, quindi andateli a recuperare se ve li siete persi. Il vostro supporto è fondamentale per continuare questo lavoro di divulgazione e in futuro realizzare anche delle nuove serie, quindi potete darci una mano iscrivendovi al canale o suggerendoci spunti, curiosità, commenti, oppure anche solo lasciandoci dei super thanks se vi va. Quindi grazie mille davvero. Questo è il sonaglio di un serpente e a prima vista può sembrare un corpo unico, ma in realtà la sua struttura è più simile a quella, ad esempio, di una catena. In pratica è un insieme di segmenti che si incastrano fra di loro e tra un segmento e l'altro c'è uno spazio, quindi un vuoto. Per farla ancora più semplice, diciamo che è un insieme di gusci vuoti che si incastrano uno sopra l'altro. Quando il serpente muove la coda, questi gusci vibrano e producono quel suono, cioè il suono che è inconfondibile. Il principio, perché sia più intuitivo, è lo stesso delle maracas, avete presente? Cioè dentro le maracas sono cave, non c'è niente, sono vuote. Ecco, in quello spazio vuoto però ci si mettono delle palline e quando quindi poi si agitano le maracas, le palline dentro sbattono contro le pareti e producono il suono. Ecco, il sonaglio funziona esattamente nello stesso modo. Questa caratteristica fisica dà anche proprio il nome alla specie, perché i serpenti a sonagli sono un gruppo composto da diverse specie appartenenti sia al genere Sisturus e soprattutto Crotalus, da qui il nome crotalo, che deriva in realtà dal greco crotalon, che significa proprio sonaglio. Nell'antica Grecia il crotalo era effettivamente uno strumento musicale molto simile alle nacchere, avete presente? Che veniva usato però nelle danze religiose. Ed esistono più di 35 specie di serpenti a sonagli che vivono in un'area che va, diciamo, dal Canada fino all'Argentina. Se penso alle specie più famose sono per esempio il crotalo adamantino occidentale e vivono soprattutto sul versante occidentale degli Stati Uniti, che nello specifico parliamo di Arizona, Texas, California e Messico. C'è però da dire una cosa: questi serpenti non è che nascono già con il sonaglio incorporato, anzi, alla nascita loro non ce l'hanno proprio. Quindi com'è che si forma? Succede quando il serpente fa la muta. Vi spiego meglio. I segmenti che formano il sonaglio in realtà sono i residui delle squame che originariamente ricoprivano la punta della coda del serpente. Tra l'altro, questi gusci vuoti sono fatti di cheratina, che è la stessa proteina che noi troviamo nei capelli o nelle unghie, e ad ogni muta si aggiunge un nuovo pezzettino al sonaglio. Però attenzione, perché il sonaglio non riesce a crescere all'infinito, cioè in teoria potrebbe essere lunghissimo e crescere all'infinito, per esempio negli animali in cattività può succedere, però questo in natura non avviene praticamente mai. Perché? Perché i segmenti più vecchi, che si trovano quindi all'estremità del sonaglio, possono rompersi o possono usurarsi con il tempo e quindi si staccano. Ecco perché, come si potrebbe erroneamente pensare, non basta guardare la lunghezza del sonaglio per stabilire l'età di un serpente. In generale, comunque, questi animali sono molto longevi, cioè parliamo di una vita che va anche oltre i 20 anni. Ma a che cosa serve questo sonaglio? E la domanda, ragazzi, per quanto semplice, ha bisogno di una risposta molto complessa. Allora, innanzitutto c'è da dire che la funzione del sonaglio si è evoluta nel corso del tempo. I serpenti a sonagli esistono da milioni di anni, da prima che l'uomo popolasse le Americhe. Per questo gli scienziati credono che il sonaglio servisse in origine a proteggere i serpenti da altre minacce, come, non so, per esempio i bisonti. È probabile, infatti, che i serpenti facessero vibrare il sonaglio per richiamare attenzione su di loro, come dire: oh, guarda che sono qui, cioè non schiacciarmi. E oggi sappiamo che
invece il sonaglio lo usano come segnale di avvertimento e anche come strumento per ingannarci. Perché? Perché secondo uno studio del 2021, il crotalo adamantino occidentale, che vi dicevo prima, uno dei più famosi, riesce a regolare le vibrazioni del sonaglio, facendo credere alla potenziale minaccia di essere più vicino di quanto non sia realmente, così da confonderlo. Cioè, gli scienziati hanno confermato questo esperimento per analizzare i suoni prodotti dal serpente e hanno scoperto due cose super interessanti. Quando il potenziale pericolo era molto distante, il serpente produceva un suono più lento e a bassa frequenza, stimata diciamo in circa 40 Hz. Se la minaccia si avvicinava, invece, il serpente aumentava la velocità e la frequenza del sonaglio, fino ad arrivare ai 60-100 Hz. E per testare questo comportamento, i ricercatori hanno fatto ascoltare a dei partecipanti questi suoni. A frequenze più basse, i partecipanti riuscivano a individuare correttamente la posizione del serpente, ma a frequenze più alte tendevano a percepire il serpente come più vicino di quanto fosse realmente, e questo accade perché a frequenze elevate l'orecchio umano ha una maggiore difficoltà a localizzare con precisione la provenienza di un suono, portando a una percezione distorta della distanza a cui si trova il serpente in questo caso. Quindi sì, il serpente non solo usa il sonaglio come un segnale di avvertimento, ma lo usa proprio per confonderci. Come vi dicevo all'inizio del video, però, il serpente a sonagli ha un'altra capacità estremamente utile. Vedete quelle fessure che si trovano tra gli occhi e le narici? Quelle sono i suoi termorecettori. In pratica è in grado di individuare le prede anche al buio, perché i termorecettori sono così sensibili che riescono a captare differenze di temperatura anche inferiori a 0,2 gradi centigradi. E anche la lingua gioca poi un ruolo fondamentale nella caccia, perché avete notato che è biforcuta e i serpenti usano la lingua per raccogliere particelle odorose presenti nell'aria o sulle superfici, e la biforcazione consente al serpente di raccogliere questa informazione da due punti diversi contemporaneamente. Conigli, scoiattoli, ratti, topi sono le sue prede preferite. Praticamente inietta a loro il veleno, le paralizza e poi le ingoia intere. Per quanto riguarda un eventuale conflitto con l'uomo, c'è da dire questo: i serpenti a sonagli non sono aggressivi, cercano sempre di evitarci, a meno che non si sentano provocati o minacciati in qualche modo. Nel caso dovessero mordere una persona, è probabile che all'inizio in realtà diano un morso secco, cioè un morso senza veleno, e diciamo che è una sorta di avvertimento, anche perché produrre il veleno a loro richiede un enorme dispendio di energie, quindi è normale che il serpente lo usi solamente in quelle situazioni di estremo pericolo. L'avvelenamento avviene attraverso le zanne, che si trovano nella parte anteriore della bocca, all'interno della mascella, e sono molto lunghe, simile a degli aghi. Quindi, essendo molto lunghe, sono retrattili, cioè si piegano all'indietro quando il serpente chiude la bocca e non morde. Alla base delle zanne si trovano poi le ghiandole velenifere, che sono situate praticamente dietro agli occhi del serpente. Queste ghiandole contengono il veleno vero e proprio, che viene prodotto e immagazzinato al loro interno. Chiaramente i morsi dei serpenti a sonagli possono essere pericolosi nei casi più gravi, ma generalmente non si corre alcun pericolo se vengono trattati tempestivamente, cioè subito. In media ogni anno negli Stati Uniti si registrano tra i 7.000 e gli 8.000 morsi di serpenti e appena 5 decessi, quindi un numero molto basso. Tra gli esemplari più pericolosi c'è sicuramente il crotalo del Mojave, che dispone di uno dei veleni più potenti e letali tra tutti i serpenti a sonagli. Si tratta di un mix di neurotossine ed emotossine, quindi le prime agiscono sul sistema nervoso causando paralisi e difficoltà respiratorie, e poi le seconde vanno a danneggiare i tessuti e i vasi sanguigni, provocando anche delle emorragie interne. Non sono solo degli abili cacciatori, ma anche dei maestri dell'adattamento. Mi viene in mente il Sidewinder o crotalo cornuto, cioè se notate ha proprio delle corna sopra gli occhi, che poi sarebbero delle squame rialzate, che lo proteggono dalla sabbia, perché lui vive nelle zone desertiche degli Stati Uniti. Ma c'è un altro adattamento evolutivo che è super affascinante, cioè questo serpente si sposta sollevando e appoggiando le parti del corpo alternativamente
tracciando sulla sabbia una forma molto riconoscibile, simile alla lettera J. Lo si nota tantissimo soprattutto dalle tracce che lascia quando si muove, e questo movimento lo fa perché riduce il contatto con il terreno, che è assolutamente bollente, ed è incredibilmente efficace su delle superfici instabili come appunto la sabbia. In generale i serpenti a sonagli vivono in una grandissima varietà di habitat, cioè foreste, praterie, cespugli, paludi, deserti, e forse lo sapete già, però i serpenti, come quasi tutti i rettili, sono animali ectotermi, cioè a sangue freddo. Questi animali non possono regolare la temperatura come gli animali a sangue caldo tipo noi umani, ma devono invece sfruttare l'ambiente circostante per ottenere il calore. Ecco perché i serpenti a sonagli non sono attivi quando fa freddo. D'inverno vanno in letargo per circa 6 mesi, e proprio per evitare di congelarsi, cioè si nascondono nelle tane, se ne stanno al calduccio, a volte insieme anche ad altri serpenti, e si scaldano a vicenda. Vi dirò, a volte persino con specie diverse che di norma non andrebbero assolutamente d'accordo, ma per sopravvivere, ragazzi, questo ed altro. E oltre al freddo, il principale nemico dei serpenti a sonagli è rappresentato dai rapaci. Aquile, falchi, gufi sono i suoi principali predatori, ma anche mammiferi come coyote, come volpi. Da non sottovalutare sono anche i pericoli causati dall'uomo. Sono tantissimi i serpenti che ogni anno attraversano la strada e finiscono quindi poi per morire schiacciati dalle auto in corsa. Perché questo? Perché per loro le strade sono un richiamo irresistibile, perché l'asfalto trattiene il calore e, specie durante le ore serali, quindi offre un ambiente ideale per andare a regolare la loro temperatura corporea. Vabbè ragazzi, comunque io direi che ho detto veramente tantissimo su serpenti a sonagli, però prima di salutarci vi chiedo innanzitutto di dirmi nei commenti se vi è piaciuto questo video e magari dirci quali serpenti vorreste vedere in futuro. Io vi ringrazio tantissimo come al solito per tutti i like, commenti, super thanks che ci lasciate, e noi ci vediamo al prossimo video.